Michele è appunto un architetto e un designer che si occupa di accessori e moda. Io non spoilerò altro, lascio appunto la parola a voi ragazzi. Sì, esatto, insomma come ci siamo già detti altre volte, insomma, che ci siamo incontrati, Design Italy è un marketplace che cerca di rappresentare, ha l'ambizione di rappresentare il design contemporaneo, avendo anche sul suo sito non soltanto una parte di arredamento e accessori per la casa, ma anche una parte di accessori moda, e che abbiamo sempre selezionato tenendo in mente il design contemporaneo come filo conduttore, e neanche a farla apposta poi tutte le aziende che abbiamo deciso di mettere su Design Italy hanno un designer che è anche un architetto. E questo però non succede a caso, secondo me, anche proprio nella costruzione, no, della propria collezione. C'è qualcosa, sono d'accordo, vero? Sì. Io con mia sorella abbiamo fondato questo brand a Firenze, siamo fiorentini, che è anche un po' la patria della pelletteria, se vogliamo, delle grandi marche, ma anche dell'artigianato, della pelletteria appunto più artigianale. E come dicevi tu, io sono architetto, quindi il design è una mia passione. Nelle mie borse si può trovare proprio questo, cioè il design legato anche al mondo dell'architettura. E infatti la tua ultima creazione, neanche a farlo apposta, è una Duomo bag ispirata a Milano e al Duomo di Milano in particolare, quindi l'architettura sia quella, diciamo, in questo caso classica, quindi antica, sia quella più contemporanea. Abbiamo una borsa anche di ispirazione Guggenheim, quindi New York, e spesso il design, ma spesso proprio anche l'architettura rientra nella costruzione delle nostre borse. Poi contemporaneo è qualcosa che non diventa mai vecchio ed è sempre attuale, esatto. E quindi può essere anche il Duomo di Milano è contemporaneo. Anche il Duomo di Milano, esatto. Vero? E da che cosa trae ispirazione appunto Michele? In questo caso dal Duomo di Milano, ma in generale come ti viene appunto, come esce il tuo lato artistico? L'ispirazione viene da molte cose, molti viaggi fatti specialmente, adesso torno da Parigi, però fatti anche in passato, dallo studio, dalla musica, dal disegno, da tutto ciò che comunque sia può poi trasferirsi in una forma, in un'immagine, specialmente nel mio caso in una visione pop del brand, perché è un brand molto legato al design ma anche all'immagine del pop, quindi alla grafica, alla ricerca proprio del colore. È molto colorata, esatto. Io sono innamorata dei tuoi cuori. Sono rossi appunto. Rossi, bellissimi, molto distintivi. Che questi noi trasferiamo un po' in tutte le nostre borse, c'è la borsa cuore, la backpack, lo zainetto, come anche la borsa a tracolla, ma poi anche nella gioielleria noi facciamo una piccola collezione di, chiamiamoli gioielli handmade in Florence, e dove i cuoricini sono la forma più caratteristica. Chiaro, sappiamo che Design Italy è impegnata appunto anche nella sostenibilità, anche in questo caso vi impegnate nella sostenibilità anche appunto con il tuo brand? Noi, appunto dico noi perché ricordo anche mia sorella Francesca, utilizziamo la sostenibilità basandoci su un concetto di sostenibilità sociale, Ok. Cioè i laboratori che producono hanno un know-how che è tramandato e quindi ci riferiamo sempre con persone che sono importanti a costruire un po' il nostro brand, e anche una sostenibilità del materiale che rimane spesso per la pelletteria quasi sempre pelle, però spesso pelle che viene da dead stock, cioè acquistiamo rimanenze di ottima qualità, che però andrebbero buttate e noi le riutilizziamo e possiamo portare avanti una sostenibilità anche di tipo appunto del prodotto, nel senso del materiale. Certo, dare quindi una seconda chance anche ai Esatto. materiali. Lasciamo allora i contatti, Paola? Sì, assolutamente, potete seguire queste storie in cui raccontiamo le aziende che rappresentiamo in tutto il mondo per far conoscere il bello e il ben fatto dell'Italia sul nostro canale YouTube Design Italy, quindi mettete mi piace e iscrivetevi al canale, e sui nostri canali social, quello Instagram è Design Italy _official e gli altri sono Design Italy. Grazie per aver partecipato qui alla nostra trasmissione ragazzi, in bocca al lupo, ci prendiamo una piccola pausa, torniamo tra poco con altre nuove interviste qua da noi su Storytime. Grazie.